Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo tornati nella categoria di video passioni perché voglio mostrarvi il terzo capitolo dei miei più recenti acquisti in campo letterario. Dopo avervi mostrato questo video sui miei acquisti Fanucci, questo libro su tutti i miei libri acquistati, è il momento di portarvi il terzo capitolo. Ho riorganizzato completamente la libreria e forse prima o poi farò un nuovo bookshelf tour, chi lo sa. Ma adesso quali sono i nuovi libri che ho acquistato finora? Scopriamolo immediatamente. Allora, come primo libro che voglio mostrarvi abbiamo il nuovo capolavoro di Philip Pullman, ovvero Il libro della polvere, volume secondo. Questo volume, ragazzi, è ancora praticamente intonso perché l'ho comprato da pochissimi giorni e ancora non ho avuto occasione di leggerlo, ma ho delle altissime aspettative. E posso dirvi sinceramente che Philip Pullman, secondo me, andrebbe benissimo come candidato per il premio Nobel. Perché insomma i suoi libri raccontano una filosofia che nemmeno a scuola te la insegnano, e io prego tantissimo il cinema che facciano una serie di cinematografica anche su questa saga. Perché insomma, Queste oscure materie non ha funzionato come film, ma forse potrebbe funzionare questo. Chi lo sa? Poi abbiamo una novità assoluta, ma aspettate, a me manca qualcosa. Certo, manca la mia collana. Rimediamo subito. Perfetto, ora sì che sono veramente io, Alex Amat. Continuando ragazzi, abbiamo questo che è scritto con il sangue di Luca Bagnato, proveniente dalla casa editrice Pav Edizioni. Vi giuro ragazzi, questo libro me l'ha consigliato una persona molto fidata del mondo nel panorama letterario. E io però non ero molto convinto, perché insomma a me i thriller, a meno di quelli che sono molto abitudinario a leggere, però devo dire che Luca Vagnato mi ha convinto completamente con questo libro. Abbiamo una storia thriller scritta in un'epoca abbastanza difficile da concepire. In alcuni punti il romanzo può essere un tantino anche non concludente e magari anche molto pesante, ma vi garantisco che il paesaggio in cui l'autore ha scelto di ambientare la storia potrà ripagare di qualsiasi incongruenza potrebbe esserci. Perché insomma, io l'ho letto e gli ho dato una mia interpretazione, ma generalmente i thriller si leggono per la bellezza delle indagini e soprattutto la complicatezza degli atti efferati che vengono commessi. E devo dire che Luca Vagnato è molto portato per questo genere. Fino a questo momento Luca Vagnato aveva scritto una piccola serie di racconti e alcuni piccoli libri di poesie, e poi ha voluto cimentarsi con i romanzi thriller. E devo dire che questo primo lavoro è veramente molto bello e molto ben fatto. Luca Vagnato, attendo con ansia il tuo prossimo lavoro. Questa volta invece abbiamo James Dashner con un libro molto più corto rispetto a quelli a cui siamo abituati per Maze Runner, ma che comunque mi ha davvero intrigato. Finalmente in libreria il nuovo capitolo della serie che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo. Secondo me a questo punto è opportuno parlare di miliardi, perché insomma, ormai nessuno che sia della mia generazione 1999 o anche poco più avanti non può aver passato il periodo delle superiori senza aver letto o visto almeno una volta i film di Maze Runner. Vi presento la grandissima Carrie Maniscalco, con questo che è il suo primo romanzo, che è sulle tracce di Jack lo squartatore. Questo è il primo capitolo di una quadrilogia. Io ho comprato questo volume qualche settimana fa, l'ho terminato giusto 2 o 3 giorni fa e adesso voglio assolutamente acquistare gli altri 3 libri, perché sono sicuro che mi appassioneranno proprio come mi ha appassionato questo. Avete presente il film La verità su Jack lo squartatore, quello del 2004 con Johnny Depp? Questa è la versione moderna di quel film, si può dire. Solo recentemente si sono avanzate delle ipotesi piuttosto accreditate, ma in questa storia, ragazzi, troverete tutto quello che non avete mai letto da nessun'altra parte su Jack lo squartatore. Qui abbiamo la volpe che amava i libri. Cosa posso dire? Una bellissima favola. È molto bella, ragazzi, veramente. Io non me lo aspettavo, ma è davvero bella, intrigante e soprattutto filosofica. Sono pochi i romanzi che sono effettivamente di formazione. Questo, ragazzi, non credo abbia bisogno di presentazioni perché, insomma, lo si studia a scuola. Tantissime persone molto più grandi di voi sicuramente lo hanno letto da piccole. I più grandi collezionisti del mondo hanno questo libro nella sua prima edizione. Il Signore delle Mosche di William Golding. Fate conto che William Golding con questo libro ha vinto il premio Nobel.
Il Signore delle Mosche è veramente bello, a tratti mi ricorda un po' La fattoria degli animali di George Orwell e anche quel libro secondo me avrebbe dovuto fargli vincere il premio Nobel. Ma in ogni caso, perché lo amo così tanto? Premessa, alle superiori io questo libro l'ho odiato alla follia perché proprio mi era stato spiegato malissimo. Ma quando me lo sono riletto, ho capito quanto in realtà fosse profondo, penetrante e soprattutto ben fatto. William Golding era veramente un genio. Credo che lui possa rientrare in quella cerchia di autori che sono irraggiungibili ancora oggi. Credo che siano più che altro 4 o 5 gli autori del Novecento che al giorno d'oggi è impossibile eguagliare in bravura. E questi autori sono John Ronald Roy Tolkien, Ernest Hemingway, William Golding, Isaac Asimov e soprattutto Philip K. Dick, l'autore di Blade Runner, o per meglio dire dei Replicanti. Questi 5 autori per me ragazzi riuscivano a vedere la realtà in un modo che nessuno di noi può concepire, un po' come se avessero avuto la luccicanza di Danny Torrance, però in un modo talmente evoluto che nessuno può constatare oppure immaginare o capire o analizzare. Adesso abbiamo l'ultimo libro arrivato proprio 2 giorni fa, che non ho finito ma che ho comprato, che è il nuovo romanzo di J.K. Rowling, Il maialino di Natale. Non l'ho ancora letto, ragazzi, perché mi è arrivato da pochissimo e dovevo finire altri libri, soprattutto questo. Sarà la mia prossima lettura, ve lo giuro, e su questo voglio farci un video dedicato perché ho anche una cosa molto interessante da farvi vedere in uno dei miei prossimi video. Sarà una sorta di video reaction e al suo interno sarà citato anche questo libro, ma con calma. Proseguendo abbiamo gli ultimi 2 libri, o meglio, abbiamo gli ultimi 2 libri e un volume extra. Penultimo libro che vi voglio mostrare è questo, che non l'ho comprato ma me l'hanno regalato, che è Robert Jordan, L'occhio del mondo, il primo volume della saga La ruota del tempo. Dico solo questo, mio Dio, è intonso ragazzi perché ho cercato di conservarlo il più possibile e poi fare una serie di 100 miliardi di video su questa saga perché non si può assolutamente evitare una cosa del genere. Questo libro ve lo mostro adesso, ma solo perché all'epoca in cui ho fatto vedere questo video qui, dove mostravo i libri da collezione più importanti che avevo, ancora questo libro non l'avevo acquistato. Sto parlando del libro Biografia di Diego Armando Maradona. Io sono El Diego. Ragazzi, Maradona. Maradona. Se tra di voi che mi seguite c'è qualcuno che è fan di Maradona, me lo faccia sapere qua sotto nei commenti. L'ultimo libro che vi voglio mostrare, ragazzi, è un libro che molti hanno definito il libro più da intellettuale che si possa avere in una libreria. Questo è un piccolo volume che parla della grammatica Esperanto. Per chi non lo sapesse, l'Esperanto è una lingua che viene parlata al giorno d'oggi da circa 2 milioni di persone e secondo il suo creatore, si chiamava, aspettate che è un nome impronunciabile, Hel Zamenhof, si chiamava così l'autore, che la inventò nel 1887. Secondo lui questa era la lingua più perfetta che si potesse avere, perché poteva essere parlata da chiunque. E qua dentro si ha una piccola grammatica di quello che rappresenta l'Esperanto. Certo, è molto molto ridotta, perché sull'Esperanto ci sono tantissimi volumi che la spiegano. A livello delle lingue inventate, anche se al giorno d'oggi non è più considerata una lingua artificiale, l'Esperanto secondo me potrebbe essere eguagliato soltanto dalle lingue artificiali di Tolkien. E chissà, magari un giorno verrà riconosciuta come lingua ufficiale che potrà essere addirittura insegnata nelle scuole, perché vi giuro sarebbe davvero importantissimo per il nostro pianeta avere una lingua che possa essere parlata da chiunque. Io intanto me la sto studiando e forse chissà, fatemi sapere nei commenti se vorreste un video dove io parlo interamente in Esperanto, anche se ci vorrà un po'. Questi ragazzi sono tutti i volumi che ho comprato nell'ultimo periodo e che vi ho mostrato in questo video. Fatemi sapere voi nei commenti quale di questi libri vi appassiona di più, di quale vorreste un video dedicato. Vi dico subito che ci saranno che sono già in lavorazione 2 prossimi video di scrittori e uno di questi scrittori è presente qui in questo elenco e vi sfido a indovinare qual è. Però mi raccomando, se volete scoprirlo andate prima a rivedervi gli altri video di scrittori che ho pubblicato, perché un indizio importante è nascosto proprio lì. Io sono Alex Amat, lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto e adesso non mi resta che lasciarvi al doppiatore. Ciao ragazzi!
Se il video vi è piaciuto, allora mettete mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Ci vediamo al prossimo video ragazzi. Ciao!